Buongiorno a tutti, ben ritrovati in un nuovo video di Action Jack 2050 ragazzi. Oggi siamo qua in un nuovo video perché andiamo a fare l'unboxing e la review ovviamente di una delle Marvel Legend più uniche che rare che potete trovare ancora oggi della serie di Avengers Infinity War, cioè quella di Bruce Banner dell'MCU, che hanno fatto solo quella e oggi la andremo a fare una piccola review. Però prima vi chiedo e vi obbligo, tu che stai guardando questo video, ad iscrivervi, lasciare like, commentare e se volete andare in descrizione a guardare i miei altri siti social tipo TikTok, Facebook, eccetera. E non aspetterei altro, aspetto solo la tua iscrizione e poi partiamo. Andiamo. Ok ragazzi, guardatela qua in tutto il suo splendore. Abbiamo Bruce Banner di Infinity Saga, di Avengers Infinity War, dalla Marvel Studios e ovviamente dalla nostra amatissima Marvel Legends, che non ci lascia mai. Qui abbiamo, cioè potete vedere una scatola molto carina. Il packaging mi piace molto, molto carino, soprattutto questi disegni qua con queste gradazioni di colore che a me sinceramente piacciono tantissimo. E comunque qua dietro abbiamo l'immagine, la locandina del film che mi auguro voi abbiate già visto, se no appena finirete questo video vi obbligo in questo momento ad andarlo a vedere perché è fighissimo. E poi ovviamente andarvi a guardare Avenger Doomsday, sì ragazzi, quello quest'anno, Avengers Endgame, che senza di quello voi non potete, non riuscite a finire Avengers Infinity War, ma questi sono altri discorsi. Qui comunque stavo dicendo che ci sono varie descrizioni del personaggio in inglese, in francese, questo non so cosa sia, comunque varie lingue, penso anche lo spagnolo. Qui dietro, cioè qua davanti ovviamente abbiamo la figura di Bruce Banner, che già da qua potete notare che ha uno sculpt della testa che è abbastanza simile a Mark Ruffalo, quindi hanno fatto un buon lavoro, anche per essere l'unica figura di Bruce Banner dell'MCU, quindi direi che hanno fatto un buon lavoro e adesso l'andiamo ad unboxare. Qui abbiamo la nostra figura di Bruce Banner 1.12 della Marvel Legend, l'ho tolta fuori dalla scatola. Vi dico già, per quelli che la compreranno o che ce l'hanno, magari lo sanno già, è una figura che non sta in piedi, quindi dovete cercare di trovargli l'equilibrio come uno che fa Kung Fu, cioè trovare, perché basta che fa così. Vabbè, comunque, qua possiamo notare dei dettagli sulla camicia che sono praticamente un reticolato fatto un po' così strageometrico. Anche qua sulla camicia è un po' storto, un po' che ci sta come dettaglio. Il dettaglio più figo, oltre ad essere la testa, è la giacchetta, che è fatta molto bene, e qui anche le sue scarpe. Allora, anche la cintura ovviamente, e direi che come colorazione gli darei un bel 8,5/9, quasi sul 9. Il design, vabbè ragazzi, è uno dei miei personaggi preferiti, se non Hulk o Bruce Banner è il mio preferito, quindi praticamente 10, 9,5, 10, perché solo non per la simpatia, ma per anche lo sculpt della testa mi fa impazzire, guardate che roba. Cioè, per essere il 2018, cioè, forse questo è meglio di qualche sculpt che fanno adesso.
quindi ragazzi molto figo. Quindi qua siamo su praticamente un 9,5 di media. Adesso passiamo alla posabilità, che inizia ad avere qualche problema perché per esempio la testa sì, si muove, ma si muove sopra il collo della camicia, quindi fa un po' di fatica. Qua si alza solo fino a qua e qua si abbassa solo fino a così. Poi abbiamo questa giuntura qua del busto che gli permette di andare in avanti abbastanza, ma indietro non riesce a fare niente perché ovviamente ha la camicia. Poi qua abbiamo questa giuntura qua che è un po', cioè, come si dice, è tipica di quegli anni con figure che avevano camicie, perché se andate a vedere la mia figura del ciclope con il giubbotto è la stessa cosa, quindi più di così non si alza il braccio, si piega così, scusate ma è difficile, ok? Comunque si piega abbastanza, qua la mano va bene, e le gambe mi hanno stupito abbastanza perché in avanti si possono piegare abbastanza, cioè più di altre action figure anche di adesso, invece in retro ovviamente più di così, anche perché il gluteo non glielo permette, ma anche cioè, è anche giusto per una figura del genere, perché non mi aspetto che faccia di quei movimenti come uno Spider-Man. Poi qua abbiamo questa giuntura del ginocchio molto buona, e una cosa un po' brutta più che altro sono i piedi, perché ragazzi non riesce a stare in piedi, e in più questa giuntura qua gli permette di fare solo questo, non può girare e non ha nemmeno la giuntura sulla punta, quindi questo diciamo gli toglie un po' di punti, anche perché ragazzi non riesce a stare in piedi, quindi dovete trovare veramente un equilibrio da maestri. Chi riesce, che è riuscito a farlo, tanto di cappello. Quindi come voto di posabilità e di giunture articolazioni, allora qua io gli darei un 7,5, 7,5 molto, cioè, molto ma molto regalato, perché veramente con sti piedi non riesci, cade tantissimo. Quello che gli riprende un po' sono le gambe, cioè gli hanno dato tanti punti, perché a me sta cosa che riesce a tirarle fino qua le gambe mi fa impazzire, però vabbè. Terza cosa, passiamo al prezzo di questa figura, che in questo momento è su Amazon a 18 euro, e devo dire che è un buon prezzo per questa figura. Non ha accessori praticamente, ha 2 mani intercambiabili, ma a me poco importa perché volevo aver lui, quindi per 18 euro secondo me li vale tutti. Poi io l'ho presa in sconto, penso, in questo momento non mi ricordo se erano 18 euro o era qualcosa di più, comunque è un prezzo abbastanza onesto per una figura del genere. Poi se ovviamente l'andate a comprare su siti tipo Vinted, Wallapop, eBay, costa ancora meno, vi consiglio di andarla a comprare lì piuttosto. Nel caso trovate il mio link di Amazon nella descrizione, e quindi fra scatola e action figure secondo me 18 euro sono più che buoni. Diamogli un 9 su 10, che non è male. E mi stavo dimenticando di questa cosa che c'è nelle figure di circa 10 anni fa, c'ho questa giuntura qua, perché adesso voi non le vedete queste cose perché le riescono a coprire. Vi prendo per esempio la Maximum di Spider-Man, che non vedete niente, riescono a coprirle adesso queste cose, e una volta no. Ma ci sta, anche perché, cioè, ragazzi, è una figura di appunto praticamente 10 anni fa, quindi è anche giusto così.
Ok ragazzi, adesso siamo arrivati a quel punto del video che a me piace tantissimo, non so se a voi piaccia, se volete dirmi la vostra nei commenti, cioè la size comparison. E comunque se vi state chiedendo anche già dallo scorso video perché ho questo, perché mi sono rotto il dito semplicemente. Vi dico questo perché, boh, è da mo' che lo mostro, quindi era per farvi sapere un po' sulla mia vita privata. Comunque, a size comparison, quindi direi di partire. Lasciateli stare loro due che sono un po' così. Ok ragazzi, siamo arrivati in questo momento. Io vi ho preparato qualche action figure come sempre. Come prima action figure, appunto, come sempre, vi metto la Maximum Spider-Man, che se non l'avete andatela a comprare perché è molto figa, anche se il suo difetto più grande dopo un po' è questo, che però cercherò di riparare un giorno. E devo dire che come altezza sono abbastanza uguali, se non praticamente uguali di altezza, quindi diciamo che è abbastanza alto questo Bruce Banner per essere raffigurato in scala comunque umana, normale, non da supereroe. Poi un'altra action figure, ma questa volta non Marvel Legend, che metto praticamente sempre e che mi vanto di avere perché è bellissimo, la Mafex, o la Mafex, come volete dirla, ma mi piace più Mafex, di Daredevil, che questa invece è più alta di Bruce Banner, nettamente. E ragazzi, anche questa, se non ce l'avete, cercate di procurarvela in fretta, anche perché è molto figa. Cioè, veramente, ragazzi, non potete non averla. Poi qua abbiamo la Marvel Legend di Punisher, che è leggermente più alta di Bruce Banner, come il Mafex Daredevil. Poi adesso volevo mettere la SH Figuarts di Tony Stark, che ci ho fatto un unboxing qualche mese fa, che devo dire che parità prezzo è bellissima questa action figure. E anche questa, come potete vedere, ha l'articolazione con la camicia, solo che questa, essendo un SH Figures, ha delle articolazioni leggermente diverse, funziona meglio, ma ha anche un altro prezzo ovviamente, costa sicuramente di più di questa qua. Però adesso volevo passare a un'altra Marvel Legend che ho e che mostro poco perché non mi viene da mostrare, però in questo caso, essendo dell'MCU, ho detto dai, sai che ce la metto. E volevo mettere Steve Rogers, che in questo momento non mi sta in piedi, scusate, ma ok, va bene. E questa qua è leggermente più alta, anche se secondo me come scala è un po' sfalsata, perché ragazzi c'è Steve Rogers nel film e sembra alto 2 metri praticamente, cioè veramente è un gigante. Va bene che è un militare muscolosissimo tutto, però qua non è alto come mi aspettavo, cioè me lo aspettavo molto più piccolo questo Bruce Banner. Comunque, poi adesso vi faccio vedere ovviamente un action figure Marvel Legend che avete visto un attimo fa, ma comunque non può mancare nella vostra collezione perché è secondo me l'Hulk più bello che ci sia. Ovviamente nella Marvel Legends andiamo a vedere. E qua la scala cambia ovviamente un po' di più. Devo ammettere che cioè, oltre a piacermi tantissimo questo, mi manca un Hulk dell'MCU che vorrei recuperare in qualche modo, non so se di qualche marca strana o sempre di Marvel Legends, anche perché quelli della Marvel Legends non mi fanno tanto impazzire oltre a questo qua. Quindi vedremo. E l'ultimo che metto sempre praticamente per far vedere un po' la scala, anche perché è più recente di tutte queste action figure qua, è ovviamente Marvel Legend Gameverse Juggernaut, che è quasi 2 volte Bruce Banner, quindi vabbè ragazzi, era per farvelo vedere vicino, anche se non c'entra praticamente niente, però
era così per farvelo vedere. Ok ragazzi, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, mi auguro di sì. Questa era la action figure Marvel Legend di Bruce Banner, l'unica dell'MCU, dall'attore di Mark Ruffalo, che appunto, devo dire, per essere del 2018 è fatta molto bene, anche qualità-prezzo buona, non fosse per le articolazioni, ma vabbè. Vi lascio il link di questa action figure in descrizione se la volete. In descrizione vi lascio anche il link dei miei altri social network, così se volete andarli a vedere potete. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video ragazzi. E alla prossima in un prossimo video, ciao.